Allora, adesso preparatevi perché tra meno di una settimana si chiude il calciomercato estivo e nelle prossime ore in Serie A, ma anche all'estero, può succedere veramente di tutto, anche le cose più inaspettate. Qui però parliamo in concreto del calciomercato dell'Inter e la situazione sembra piuttosto delineata, anche se non è ancora chiusa del tutto. Anzi, attenzione. C'è una cosa, tra l'altro, che stanno dicendo in queste ore un po' tutti i grandi esperti di mercato che mi fa veramente impazzire, devo dire, ma ci arriviamo. Prima però Massolen ha delle proposte, quindi il giocatore arrivato dal Modena ha delle proposte soprattutto dalla Francia dove potrebbe andare in prestito e sarà piazzato nelle prossime ore. Christian Aslani sta trattando con l'Al Jazeera, con l'Inter che incasserebbe subito circa 2 milioni di euro, poi in caso di riscatto che può diventare anche obbligatorio a determinate condizioni ci sarebbero altri 6 milioni di euro circa. Mi dispiace un po' per Aslani che secondo me ha preso delle scelte discutibili nel corso della sua carriera e quindi lo mandano in un calcio periferico, probabilmente per lui però molto molto più ricco. C'è poi la questione Luis Enrique, un Luis Enrique su cui andremo a discutere mentre è arrivata però soprattutto un'ufficialità proprio in queste ore ed è un'ufficialità che mi fa molto molto contento e quindi ne parliamo in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito se non l'avete ancora fatto a lasciare un mi piace e soprattutto iscrizione al canale, vi aspetto nel club, qui in alto il QR code da inquadrare per entrare nel club di Passione Inter dove in queste ore discuteremo di tutto il mercato della Champions League, domani il sorteggio, quindi scopriremo anche le nostre avversarie di Champions, mentre nel frattempo, come detto, c'è un'ufficialità. E qual è l'ufficialità? L'Inter ha annunciato il rinnovo di Leonardo Bovio, un rinnovo che è stato annunciato con un comunicato, ecco, molto stringato, adesso ve lo condivido, non di tante parole, il testo dell'Inter. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Leonardo Bovio. Niente di più, niente di meno. Questo è il comunicato ufficiale del rinnovo del difensore classe 2008 che abbiamo molto apprezzato in questo ritiro precampionato. Un giocatore stilisticamente molto elegante. Abbiamo commentato spesso il suo stile di mettere la maglia dentro il pantaloncino che immagino non farà molto felice lo sponsor dietro la maglia, ma al di là delle battute è un giocatore che è piaciuto molto a noi tifosi e soprattutto è piaciuto molto anche a Christian Kivu che sui giovani comunque ha un occhio particolare e immagino soprattutto sui difensori. Ha già debuttato Bovio anche in Under 23 nella grandissima vittoria sul campo complicatissimo del Catania in Serie C, subito una partenza importante per la nostra Under 23. Bovio è un difensore che sfiora tra l'altro il 1,90 m, anche se poi è giovane, quindi può anche svilupparsi ulteriormente da questo punto di vista, con delle buone caratteristiche, soprattutto in marcatura, come lo abbiamo intravisto. È gestito da un'agenzia internazionale molto importante, per cui c'erano anche delle voci su possibili inserimenti dall'estero e non soltanto, però ha rinnovato e mi fa fare anche una riflessione complessiva sul mercato dell'Inter e sulle ultime mosse di questa Inter. Questa che vi condivido adesso è la formazione, diciamo la rosa, anzi completa dell'Inter allo stato attuale delle cose, con i nuovi arrivati, Provedel, il Pavar lo consideriamo un nuovo arrivato, il suo rientro come John Stones, Aleksandar Stankovic, l'acquisto di Spence e Jones a completare il pacchetto di centrocampisti con Aslani, Massolen in rosso perché sono in uscita e verranno completate queste manovre nelle prossime ore e Luis Enrique che continuiamo a tenere in bilico perché ragazzi per me la situazione non è variata, il giocatore Luis Enrique non è in vendita, non è che l'Inter lo mette fuori rosa come è successo con il Milan e questa cosa lo continuiamo a ribadire rispetto a quello che ha fatto il Milan con vari calciatori. Però se arrivano delle offerte interessanti può tornare immediatamente in discussione. Faccio un esempio, la Roma si era mossa sul giocatore, poi si è raffreddata perché la Roma ha trovato una via più agevole per arrivare ad Osterwolde del Fenerbahce, che è un difensore che userebbero un po' alla Celic che è andato alla Juventus, quindi un giocatore da poter utilizzare anche come esterno ma con caratteristiche un pochino più difensive, però su Osterwolde pare che si stia complicando l'operazione che rischia addirittura di saltare, quindi se magari salta Osterwolde alla Roma, la Roma potrebbe come profilo finale negli ultimi giorni di mercato tornare su un giocatore che ha già trattato
con un'agenzia con cui lavorano, che è la stessa agenzia di Luis Enrique e di altri calciatori con cui la Roma sta lavorando, e quindi magari potrebbe dire vado su un profilo che avevo già trattato, che conosce già la Serie A, pronto subito, e lo metto lì. È una pura ipotesi che vi metto sul tavolo. Comunque, la sensazione netta è che non sia per forza chiuso il mercato su Luis Enrique, il che ci porta ad una discussione, perché da un lato c'è da dire che oggi Spence è in ritardo di condizione dopo l'arrivo post mondiale, quindi avrà bisogno di un po' di tempo per entrare nei giri anche da un punto di vista tattico di questa Inter. Per cui se fai andare via Luis Enrique, a quel punto sulla fascia destra avresti Diouf e Spence che non è pronto. A sinistra avresti Di Marco e Carlos Augusto, che però fa già il vice bastoni. Quindi sugli esterni è una coperta un po' corta. L'ipotesi di adattare Pavard l'ha praticamente esclusa anche lo stesso Kivu. Bissac non ne parliamo, visto che è un difensore. Jones io lo farei specializzare piuttosto che utilizzarlo fuori dal suo ruolo anche da esterno. Quindi l'idea che in molti stanno portando in queste ore, cioè quella di far partire Luis Enrique per poi andare a prendere una punta in più, mi sembra francamente controintuitiva, perché allunghi un reparto, forse oltre la reale necessità, ma ti metti un pochino in difficoltà, o comunque sei lì al limite su un ruolo altamente strategico come le corsie. Per questo motivo Luis Enrique è una situazione da tenere d'occhio anche nelle ultime ore del mercato, che può svilupparsi magari anche dopo la partita contro il Cagliari di domenica prossima, ma a quel punto subentra anche un'altra obiezione che ho sentito fare in queste ore, ed è: ma poi fai in tempo a sostituirlo? Perché come detto un sostituto secondo me ti serve. Ecco, mi fa impazzire francamente questo discorso che sento fare anche da tanti esperti di mercato, che dicono l'Inter vorrebbe fare questa cosa, però in 8 giorni, 7 giorni, 6 giorni o 48 ore è molto difficile. Ma davvero pensiamo che l'Inter sia così improvvisata e sia così, diciamo, in balia degli eventi, a tal punto che decide di privarsi magari di Luis Enrique, lo fa partire, che ne so, lunedì 31 agosto e con 24 ore di mercato aperto solo a quel punto si attiva e si muove per arrivare al sostituto? Cioè, è evidente che dietro le quinte l'Inter, se ha deciso appunto che è disposto a far partire Luis Enrique, ha già pronto quantomeno, ma dico quantomeno, l'identikit, e sicuramente ha anche intavolato i discorsi per capire se un'operazione che ha in mente è fattibile, sia per quanto riguarda l'esterno che eventualmente per quanto riguarda l'attaccante. L'Inter le idee su quello che potrebbe fare, è vero che tante cose nascono lì in poche ore e si palesano così all'improvviso e le puoi cogliere, ma veramente pensiamo che l'Inter l'anno scorso, il 1° settembre, vende Pavard al Marsiglia e poi dopo si attiva su Akanji e fa tutto questo nel giro di pochi minuti dopo aver venduto Pavard? Oppure è molto più probabile che l'Inter fosse già pronta su Akanji e in attesa di trovare l'incasto per andare a conclusione? Ecco, poi lo ricordo, io vi tengo sempre aggiornati anche sul tema delle liste, che è un tema da non sottovalutare. Infatti qui su Passione Inter forse siamo l'unico canale che tutte le settimane vi aggiorna su questa cosa. L'Inter in termini di liste è messa molto bene, si è portata avanti con grande programmazione, e con le partenze di Aslani va praticamente Jones, si prende il posto di Aslani, ma in generale, ecco, con le partenze di Aslani e Massolen l'Inter ha un altro slot che può utilizzare sia in Serie A che in Champions League, a prescindere da Luis Enrique. Quindi se parte Luis Enrique l'Inter può aggiungere altri 2 calciatori. Se non parte Luis Enrique l'Inter comunque un altro calciatore lo può aggiungere, in qualsiasi ruolo, in qualsiasi status, a patto che non sia extracomunitario che arriva dall'estero. Se si muove dalla Serie A lo può fare. Tornando però al discorso Bovio, io ho preparato anche un'altra versione della nostra rosa dell'Inter che prevede anche Bovio nel pacchetto dei difensori, perché vi voglio portare anche un'altra riflessione che stavo facendo dopo aver visto quello che è successo nell'ultimo weekend di Serie A. Per me, se fai partire Luis Enrique e aggiungi un esterno offensivo di cui ti fidi di più, maggiormente rispetto a Luis Enrique, hai costruito una super squadra e ne sarei felicissimo. Un altro attaccante non sono così convinto assolutamente che sia necessario a tutti i costi in questo momento, a meno che
non ci siano dei dubbi sulla condizione di Thuram dopo l'infortunio al polpaccio che ha avuto al mondiale. Puoi dire magari sono un po' in dubbio sulle condizioni, voglio essere quest'anno estremamente sicuro, voglio fare una grandissima stagione a tutti i costi, a tutti i livelli e ho la possibilità economica di farlo, allora quello lo potrei capire, ma altrimenti c'è pure il mercato di gennaio poi per riparare e ci ricordiamo sempre quando si fanno i paragoni si parla sempre del colpo alla Pandev del 2010, il famosissimo colpo alla Pandev del 2010. Io ricordo sempre che in quella sessione del 2010 l'Inter fece partire anche Patrick Vieira, quindi non fece solo il colpo alla Pandev, ma fece partire Patrick Vieira che nei primi mesi lo ha testato, poi lo ha venduto al Manchester City, quindi 5 mesi di campo per poi andare a riequilibrare la macchina, fare un cambio d'olio a gennaio, ecco, si può fare e te lo dimostra la storia, ma non soltanto. Per cui nel frattempo tu una rosa molto forte ce l'hai e allora la riflessione che faccio è potrebbe essere l'occasione per fare una scelta coraggiosa che magari ti darà dei frutti poi anche per anni, verosimilmente. E questa è la speranza, ovvero cominciare ad integrare questi ragazzi alla Bovio nel pacchetto dei difensori, alla Marello sulla fascia, per esempio, che come detto la fascia tra l'altro che è un po' il ruolo meno delicato dove fare delle cose eventualmente, ma comunque molto importante per la squadra, quindi potresti provare un giocatore che cosa ha in meno, per esempio, un giocatore del nostro settore giovanile rispetto a un Cisse, anzi scusate la pronuncia del Milan, che è vero che l'avevamo già testato in Serie B, l'abbiamo già visto in Serie C, in Serie B scusate, ma il Milan lo prende, lo lancia, è subito protagonista, Amorim innamorato e segna subito al Torino, oppure la Roma con Lulli, il Cagliari con Romano, Liberali al Como e tanti altri, cioè stiamo vedendo che la Serie A sta dando un segnale forte in questa direzione. Poi ovviamente è un segnale favorito dal fatto che le prime giornate, la prima giornata soprattutto, ma non solo, sono tutte giornate dove le squadre hanno il cartello del lavoro in corso ancora affisso. Però ragionare anche su qualche soluzione interna per tappare quei buchi che non riesci magari a colmare con il mercato, dove non trovi alle giuste cifre dei profili che ti fanno fare nettamente un passo avanti, ecco, promuovi Marello se ti manca un esterno, oppure alzi Carlos Augusto e allora dietro vai ad integrare Bovio nei centrali finché Stones non è ancora al top della forma o finché magari vuoi avere questa opzione in più che ti può fare comodo. E quindi li cominci a testare in partite che contano e poi magari te li ritrovi molto utili quando poi effettivamente ti serviranno. Cosa ne pensate? Fatemi sapere un po' la vostra. Vi leggo nei commenti così stasera ne parliamo anche in diretta alle 19.30 come ogni giorno. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.